Ciao, sono Davide. Allora, oggi vediamo come preparare una porchetta. Allora, l'ingrediente principale naturalmente è il maiale. Abbiamo praticamente questo pezzo di maiale che non è altro che il lombo, ok? La parte della bracciola di maiale, attaccato c'è il costato e di dietro abbiamo lasciato la pancetta, ok? Diciamo è una parte, la parte della pancia con anche il lombo. Allora, per poter fare la porchetta dobbiamo disossare cercando di lasciare intero il pezzo. Proviamo a vedere come si fa, oppure perlomeno come faccio io. Allora, con un coltello naturalmente che funziona, con tutte le protezioni del caso, faccio vedere che ho tutte le protezioni, grembiule d'acciaio, guanto d'acciaio, andiamo a segnare tutte le ossa del costato per evidenziarle. Così. Perfetto, direi di averle segnate tutte a parte una che ce n'è ancora un'altra qua. Benissimo, a questo punto faccio un po' fuori dal tavolo per cercare lo snodo delle ossa. Ok, vedete come si è staccato l'osso dalla parte del, diciamo, questa qua sarebbe la punta di petto del maiale, comunque è un pezzo di pancetta. Allora, una volta fatti i segni nelle costine, andiamo a staccarle una per una. In questo modo. Ok, adesso ne stacchiamo un'altra, poi per non annoiarvi ne stacco con calma. Sempre con calma, mi raccomando, che nessuno ci corre dietro. Ok. Giù che andare giù, riesci a scaricare giù quindi come vedi fuori la porta non riesci Ok, abbiamo quasi fatto.
L'importante è non lasciare delle ossicine in giro, perché poi dopo, quando andremo a cuocerla e poi a tagliarla, è molto importante che non ci siano ossicine residue, perché al palato non è il massimo. Poi se l'andremo a affettare con l'affettatrice, le ossa sono un dispiacere per le affettatrici, si rovinano le lame in un attimo. Ok, direi che l'abbiamo tolto tutto l'osso. A questo punto, questo è le ossa di cavallo. A questo punto ci andiamo a staccare il filetto dal lombo. Non vi preoccupate se si dovesse staccare, che poi viene rimesso dentro in un secondo momento, in fase di arrotolatura, diciamo. Bene, adesso diamo un colpetto a coltello. Perché è sempre necessario che il coltello tagli. Fatto. E adesso iniziamo a togliere l'osso, diciamo, della bracciola. E un attimo, avete visto come scappa? Il coltello scappa in un attimo. Praticamente stiamo andando a staccare l'ossicino. La bracciola del lombo. Ecco fatto. Allora, praticamente non ci rimane altro che togliere via questi pezzettini di nervettino, che sono le famose puntine che trovate nel costrato, il famoso os cantarin, che è diesel. Dico bene, Fabio? Che sono questi nervetti che sono molto molto teneri, ma nel costato al barbecue non sono apprezzati, invece nel costato fatto in umido sono più tenerini e sono più mangiabili, diciamo. Ok, praticamente abbiamo eliminato qualsiasi parte di osso. Adesso a questo punto bisogna darci una tolettata, tirare via un po' il grasso in eccesso e poi andremo a condirlo con erbe aromatiche che vi farò vedere. Aspettiamo il buon Andrea, il mio collega, che è lui lo specialista degli aromi, per andarlo a condire, legare e preparare per fare la porchetta. Bene, vediamo gli ingredienti per fare la concia, diciamo, quello che io mi sono preparato per fare la concia della porchetta. Allora, abbiamo una vaschetta con ho preparato dell'aneto, della salvia e degli spicchi di aglio. Mi sono preparato una vaschetta, all'incirca ci andiamo a mettere un 3% di sale all'interno, quindi la nostra porchetta è circa 10 kg, andiamo a metterci 300 grammi di sale che io ho aromatizzato con aglio,
rosmarino, pepe e basta, aglio, rosmarino, sale e pepe. E mi sono preparato un goccino d'olio da poter ungere la nostra porchetta internamente, olio con l'aroma al peperoncino. Allora andiamo a farcirlo, a condirlo, diciamo. Allora, nella prima fase vi ho fatto vedere che ho fatto un piccolo taglio qua sotto il filone per staccare leggermente la cotenna per poter andare a condire anche questa parte qua. E anche dall'altra parte mi sono aperto leggermente la cotica da poter condire anche questa parte. Allora adesso andiamo a metterci il nostro olio e poi andiamo a massaggiare molto bene la carne. Come vedete ho praticato delle incisioni anche qua nel filone in maniera che i nostri aromi possano entrare anche all'interno di questa parte qua del filone. Andiamo a massaggiare bene proprio tutte le parti, così anche l'olio aiuterà il nostro condimento a rimanere attaccato. Sono uguali a quelli lì, Così. c'è un po' di pane per... Bene, una volta fatto questo ci mettiamo il sale. Dappertutto, anche qua sotto. Questo che sto usando è un sale medio di Cervia. E va benissimo perché in fase di cottura lui si andrà a sciogliere e penetrerà all'interno della carne. Andiamo a massaggiare bene tutte le parti. In maniera che il sale penetri dappertutto. Ecco qua. Andiamo ad aggiungere le nostre erbe. Lo stesso qua sotto. E anche dall'altra parte. Continuiamo a massaggiare finché non vediamo proprio che le erbe sono proprio ferme. Guardate. È arrivato il momento di legarlo. Andiamo a piegare il filone all'interno, ok, della nostra porchetta. E la parte della pancetta gliela giriamo sopra, così. Ok, io mi sono già impuntato la prima parte della corda, ho fatto un nodino per tenere ferma la corda e con un ago vado a darci la prima legata. Per cercare di tenerlo chiuso. Sto utilizzando una corda alimentare
che possa anche andare in forno. E non bruci. Per stare un po' attenti a non forarsi le mani con l'ago. Come vedete l'ho fatta doppia la corda, perché abbia più resistenza. Ok, abbiamo fatto il giro attorno, adesso lo leghiamo come un prosciutto. Allora, una volta fatto la cucitura della pancetta, diciamo, per tenere unita la porchetta, abbiamo fatto la legatura a croce, andiamo a fare la legatura a strangolo, diciamo. Con una corda leggermente più grossa vado a farmi un nodino in testa, doppia corda per via che sia più robusta, la passiamo sotto la pancetta alla porchetta, perfetto, ci diamo una sistemata più o meno nella posizione dove la vogliamo, ok, e andiamo a fare un nodo scorsoio praticamente come quello del prosciutto crudo, ok. Dicevo, mio padre lo chiama strangulo a can. Ok, non esagerare col tirare, e poi ci faccio un sopranodo per via che la corda non scivoli, e via discorrendo. Un altro nodino, corda doppia, la passiamo sotto, andiamo più o meno nella posizione che ci interessa tirare, perfetto. Cerchiamo anche di fare una cosa visivamente bellina, nel senso non storto, cerchiamo di tenerle abbastanza dritte, ok, sopranodo per via che non scivoli, e andiamo avanti. Ecco qua, l'ultimo, molto importante, quello che va proprio a tenerla fuori uscita dalla carne. Ecco qua. Bene, direi che sia abbastanza tirata e adesso non ci resta altro che cuocerla, ma prima di cuocerla la lasciamo riposare almeno una notte, per via che la concia venga assorbita e la carne si insaporisca. Quindi ci vediamo magari domani in cucina, che andremo a mettere in forno e vediamo come cuocerla. Eccoci in cucina. Allora, la porchetta è pronta, l'ho adagiata su una griglia da forno, adesso siamo pronti per andarla a infornare. Ho programmato il forno per una cottura automatica fino ad ottenere una cottura a cuore di circa 70-72 gradi, perché grosso modo impiega un'ora ogni chilo di carne. Siccome questa porchetta qua è circa 12 kg, ci metterà un po' di tempo, forse non 12 ore, però il forno deciderà quando fermarsi. Quindi andiamo a infornare. Direi che siamo perfetti, ci sta per la lunghezza, tutto a posto. Allora, la porchetta ha cotto, praticamente ha cotto tutta notte, l'ho messa su ieri sera alle 6 del pomeriggio,
e ha finito di cuocere alle 3 di questa mattina, quindi circa 9 ore. La porchetta era, quando l'ho messa in forno, era 12 kg, 11,9 kg era, e pesato dopo cotta è rimasta 9 kg, quindi un buon 3 kg è calata. E l'ho fatta raffreddare un'oretta, adesso proviamo a fare la prova a taglio. Direi che la cottura c'è. Adesso andiamo a fare un assaggino, sicuramente della cottica. Ottimo, il sale è giusto, la cottica è croccante, ottimo. Utilizziamo questa parte qua visto che la prima fetta, sentiamo anche un po' più al centro. Buona, veramente buona, bravo Davide. Va bene, allora inquadriamo l'ultima volta. Direi che sia venuta piuttosto bene, a mio parere. Allora, con questo il video si conclude, spero vi sia piaciuto. La porchetta è buonissima, vi ricordo che se vi volete iscrivere al canale cliccate qui, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, io direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!